Ciao a tutti, finalmente eccoci con un altro video. Faccio i conti, come avete visto dal titolo, faccio i conti di luglio e poi vi dico un paio di cose. Volevo cominciare col dire che effettivamente avevo accennato nel video precedente, dei conti precedenti, che avevo commesso forse un errore nel totale del totale finale dei conti, e riguardando, in effetti l'errore c'era, ma era di molti mesi prima, quindi era un po' che portavo avanti questo errore. Me ne sono accorto e quindi in questo numero qua la cifra è corretta, però nel frattempo ci ho pensato e non so quanto sia utile, anche per chi mi ha chiesto di fare questi video facendo presente quanto spendo, non so quanto sia utile parlare dei vecchi debiti, perché tanto comunque con gli incassi che ho adesso non cambiano, non diminuiscono, possono eventualmente solo aumentare, però è comunque una cosa, diciamo, della vita precedente, diciamola così. Quindi ha poco a che vedere col canale. Qualcuno di voi me l'aveva anche detto nei commenti che erano poco interessanti quei vecchi dati, i vecchi debiti, diciamo. Allora pensavo di non metterli più, anzi direi già da questo numero qua non li metto, perché è inutile. Poi eventualmente se c'è qualcuno che la pensa diversamente mettetemelo nei commenti, però direi che non è abbastanza inutile, insomma, parlare di vecchi debiti. Sappiamo che ci sono, eccetera. Quando eventualmente avrò qualche soldo e vado a saldare questi vecchi debiti, per esempio a pagare le vecchie bollette in sospeso, ci saranno comunque nei conti, cioè ci sarà una cifra in uscita che io poi, siccome spiego sempre quello che spendo, dirò ho pagato una parte dei vecchi debiti, per cui eventualmente lì potrei anche ricordare quanto sono ancora i debiti, però è inutile continuare a riportarli senza scopo alla fine, per cui ho pensato, anzi quasi quasi appunto da questo numero qua non li metto più. L'errore era perché, se avete fatto caso, io riportavo i debiti come numeri positivi, cioè non so, adesso non me li ricordo a memoria, potrei guardarli, mi sembra che ce li ho scritti qua, no forse, vabbè comunque quello che è, ce l'ho forse scritti da qualche parte, però diciamo che dicevo, non so, 1000 euro di debiti, però poi quando facevo il totale finale facevo 1000 meno 1000, cioè 1000 di debito in meno, cioè in negativo. Però mettere i numeri in positivo sopra e fare i calcoli in negativo sotto mi aveva confuso, e avevo fatto, praticamente l'errore era stato di togliere invece che aggiungere debiti a un certo punto, e quindi mi portavo dietro una cifra sbagliata. Comunque, così, un'introduzione per dirvi questa cosa qua, e va bene, passiamo ai conti. Ok, allora passiamo ai conti di luglio. Come sempre vi metto alla vostra sinistra i numeri di giugno, del mese scorso, e mano a mano alla destra faccio apparire i numeri di luglio. Quindi facciamo che già da questa puntata non sto a mettervi i debiti, tanto non sono cambiati, quindi sono sempre quelli, e quindi facciamo solo i conti e basta, mensili. Quindi dicevo, gli incassi sono gli incassi del canale 30 euro, e spese per il canale niente, 0. Gli incassi privati 41 euro e 38 euro di spese private. Il totale, la situazione a fine mese è di 35 euro. Allora,
per quanto riguarda, diciamo, la descrizione di questi numeri, i 30 euro di incassi del canale sono una donazione. Ne approfitto per ringraziare tutti quelli che hanno fatto donazioni finora, ma ne approfitto anche per dire: mi raccomando, ricordatevi, non ho bisogno di soldi, non fatemi donazioni. Se dovete fare se avete piacere a fare donazioni, trovate qualcuno che ne abbia bisogno, io non ne ho bisogno. Vi ringrazio comunque tutti quelli che me ne hanno fatte, però non mi interessano le donazioni, cioè io voglio cavarmela da solo, quindi dovessi avere bisogno le chiederei, ma non ne ho bisogno per ora. Riesco a sopravvivere, anche se ho poco, ma riesco a sopravvivere tranquillamente, quindi non vi preoccupate, mi fanno piacere, ma non mi servono, ecco. Quindi comunque grazie comunque a tutti, ci tengo a ringraziare comunque tutti. Non pensate che non siano apprezzate, però non mi servono, cioè se avete una causa migliore, visto che io non ne chiedo di soldi, se c'è qualcuno che invece pensate che ne abbia bisogno, è meglio fare donazioni a queste persone. Per quanto riguarda i numeri privati, ho venduto un altro apparecchio, quindi un apparecchio elettronico, che siccome io ero pieno di roba elettronica ne ho venduto un altro, purtroppo una roba da poco, e ho ricevuto un piccolo pagamento delle attività che faccio in internet, una roba di pochi euro, per cui il totale l'avete visto, 41 euro. Mentre le spese sono state, vabbè, un paio di euro per un acquisto di un occhiale particolare, poi magari ve ne parlerò, un occhiale tipo da vista, si chiamano stenopeici, che però ho comprato a pochi euro, che mi serviva perché ce l'avevo già e li uso, e poi mi si è spaccato e ne ho dovuto comprare un altro. Per fortuna avevo un po' di buoni, perché non costa molto, costa 7-8 euro, però avrei potuto farne a meno, se non che avevo qua 5 euro di buoni Amazon, e quindi ho usato quelli e poi ci ho messo 2 euro io. E poi il pagamento di una bolletta cellulare di internet mobile, e ovviamente da mangiare. L'argomento di cui voglio parlarvi è la questione di un eventuale contatto telefonico. Allora vi spiego che cosa intendo. Ormai il mio canale va avanti da un po' e molti di voi, cioè alcuni di voi, più o meno una quarantina di persone, 40-50 persone, mi hanno per un motivo o per un altro contattato via mail, così, per scrivermi in privato, per farmi saluti, per farmi auguri, per farmi di tutto, insomma, un'ottima conversazione con molti. E con alcuni di questi la conversazione è andata avanti anche parecchio, è stata piacevole, chi mi chiedeva dei camper, quindi informazioni su come scegliere un camper, su come equipaggiarlo elettronicamente, varie cose, insomma. È stato un bello scambio di opinioni con tutti voi. Ovviamente nella maggior parte dei casi, dopo una conversazione via mail che dura magari un po' di tempo, il giusto seguito per alcuni è il contatto telefonico, e quindi alcuni di questi, su una quarantina di persone, più o meno una decina, mi hanno ovviamente chiesto un numero telefonico, un contatto telefonico a un certo punto, e io, mio malgrado, perché con alcune persone mi sono trovato bene a chiacchierare, cioè tutte brave persone, tutte gentili, a volte anche fin troppo premurose nei miei confronti, mi sono trovato un po' a disagio a negare un numero telefonico, ed è questo quello che voglio spiegare in questo pezzettino di video. Per alcuni di voi addirittura c'è stato un incontro poi dopo la chiacchierata, cioè dopo la chiacchierata
alcuni di voi hanno sentito il bisogno di venire a trovarmi e sono venuti a trovarmi. Finora mi sono venuti a trovare, adesso non ricordo di preciso se 3 o 4 iscritti, e probabilmente oggi pomeriggio arriva una ragazza che mi viene a trovare, con cui ho appuntamento, quindi ogni tanto mi capita. Non ho problemi a incontrare nessuno di voi, il problema è fornire un numero di telefono, e adesso appunto vi spiegherò il perché. Il bisogno di fare questo video viene dal fatto che immagino che per chi dopo aver chiacchierato via mail chiede un contatto telefonico e se lo sente negare, la cosa possa sembrare strana, perché c'è questa questione che tra me e voi c'è un rapporto che è un tipo di rapporto differente, perché ognuno di voi che guarda me pensa di avere un rapporto 1 a 1, cioè mi vedete, io parlo con la telecamera, parlo con voi e voi vi fate un'idea di me, ma io quando parlo con voi, parlo con la telecamera, non vedo nessuno di voi e parlo con 1500 iscritti e più o meno 3000 persone in totale che guardano più o meno ogni video, quindi è un rapporto differente. Una cosa che vorrei fare, siccome so che molti preferiscono un contatto telefonico, dovendo chiacchierare, dovendo parlare, dovendo conoscersi o chiedere consigli eccetera, vorrei più avanti avere una seconda scheda telefonica, una seconda SIM, cioè tenere la mia privata, che è quella con cui ogni tanto uso internet, diciamo, su cui ho anche internet, e averne una seconda, perché comunque ogni scheda ha una quantità di dati limitata e quindi averne due vuol dire sommare i due limiti e avere, diciamo, il doppio dello spazio internet. Siccome una probabilmente non mi basterà, poi vedremo, mi piacerebbe prenderne una seconda. Automaticamente facendo così io avrei un secondo numero che potrei, diciamo, dedicare al canale e quindi poterlo poi distribuire, tanto che pensavo addirittura, una volta che è dedicato al canale, di metterlo anche nella descrizione, no? Nella descrizione ci sono vari modi di contattarmi, tipo l'indirizzo mail, metterei anche il numero di telefono quando avrò questo secondo numero. E il motivo per cui adesso non fornisco il mio numero privato, cioè i motivi sono diversi, adesso ve li dico, e ve li dico in ordine, diciamo, inverso di importanza, cioè dal meno importante, diciamo, dei motivi al più importante. Allora, uno dei motivi, diciamo, meno gravi, meno importanti, per cui preferisco non darvi il mio numero privato adesso, per poi, se ho un secondo numero, dedicare il secondo numero al canale e quindi dover rincorrere tutti quelli a cui l'ho dato per dire che il numero è cambiato, è proprio per ordine, diciamo, no? Per tenere in ordine le cose, e dico è inutile dare adesso il mio numero privato per poi dover appunto rincorrere tutti quelli a cui ho cambiato, a tutti quelli a cui ho dato il numero dicendo è cambiato il numero, diciamo, per tenere le cose separate e ordinate. Sempre parlando di ordine, è anche per un mio ordine, diciamo, il fatto di tenere separate le chiamate private, familiari, parenti, eccetera, quindi la mia SIM, da quelli di voi che mi guardate, quindi conoscenti, futuri amici, eccetera, che dipendono da questo canale, cioè in modo da non avere mischiate, diciamo, due ambienti che sono effettivamente separati. Un altro motivo è che è la quantità eventuale di chiamate che potrebbero arrivare, cioè adesso il mio canale ha più o meno 1500 iscritti e finora, appunto, ho accennato prima, ho avuto una quarantina, 40-50 contatti mail, di cui una decina mi hanno chiesto il numero di telefono. Quindi finora, anche se l'avessi dato, le telefonate in arrivo sarebbero poche, non so, magari una telefonata al mese, eccetera. Però per ora non riesco, per mancanza di contenuti, ma poi più avanti, quando finalmente riuscirò a fare qualche contenuto in più, vorrei, ovviamente, mi piacerebbe comunque aumentare la fama del canale, quindi avere più iscritti. Anche senza volerlo sicuramente succederà, cioè comunque
aumenteranno gli iscritti, aumenteranno i contatti via mail e quindi aumenteranno anche le richieste di persone che vogliono avere un contatto telefonico, il che vuol dire che a un certo punto, ipotizziamo che il canale dovesse fare un certo successo, io potrei avere anche, diciamo, il problema, per modo di dire, di avere anche più di una chiamata al giorno, no? E avere più di una chiamata al giorno, dovendosi preoccupare di fare filmati, potrebbe anche essere, diciamo, un problema, nel senso, non parlo di un call center, però insomma avere persone, avere qualcuno che mi chiama più di una volta al giorno, tutti i giorni, potrebbe anche essere un problema. Quindi anche per questo avere un contatto separato sarebbe più facile per me da gestire anche la questione della quantità rispetto ad averne uno solo, il mio privato. Un'ultima cosa, un ultimo motivo è, ovviamente ve lo sarete immaginati, anche per questioni di sicurezza, ve lo sarete immaginati e forse qualcuno l'ha anche visto scritto da qualche parte nei commenti, che qualche volta l'ho detto. Purtroppo al mondo ci sono persone le più svariate. Già solo nei messaggi, nei commenti dei video finora ho ricevuto diverse minacce, anche gravi, mi sono stati fatti tanti dispetti, eccetera. Quindi questo solo con i scusate, questo solo con i messaggi. Ovviamente dare il mio numero privato non farebbe che probabilmente peggiorare le cose, quindi evito di dare il mio numero privato a disposizione del canale. Questi appunto sono un po' i motivi per cui finora e ancora fino a che non avrò una seconda SIM non darò il mio numero privato. Rimane sempre aperta la mail che ho reso disponibile apposta per il canale. Come avete visto, anche la mail è un indirizzo mail dedicato al canale. Anche lì ho usato la stessa, diciamo, lo stesso ragionamento. Quella è una mia mail, ma non è la mia mail privata, è una mia mail dedicata al canale, per le stesse identiche questioni, per ordine, per quantità. Per esempio ricevo moltissime mail e se le mescolo con quelle private posso avere da smistare molte mail, possono sfuggirmi mail, possono no, invece avere tutto ordinato è più facile per me da gestire. Quindi per gli stessi motivi anche la mail è stata fatta apposta con la dicitura, tra l'altro facile anche da ricordare, separata dalla mia privata. Stesso discorso. È comunque mia intenzione più avanti avere una seconda SIM e quindi mi farà comodo avere questo secondo numero da dedicare al canale, e pensavo, quando metterò in piedi anche le mie attività, quando finalmente riuscirò a far partire le mie attività, potrebbe anche essere, diciamo, chiamiamola il numero di lavoro, diciamo, no? Quindi potrebbe anche venirmi comunque utile anche per altri scopi. Quindi questa idea del secondo numero mi è venuta un po' appunto per la questione di avere due linee internet in modo da sommare la quantità di dati quando ne avrò bisogno, se ne avrò bisogno, e un po' perché io seguo un po' di canali YouTube di altre persone che vivono in camper e ho visto succedere queste cose che vi ho accennato, quindi problemi fornendo un numero di telefono privato da due ragazzi, no? Così ve lo racconto giusto per farvi capire, no, che cosa intendo. Uno dei due, essendo molto espansivo e volendo appunto comunicare con i suoi iscritti, con le persone che frequentavano il suo canale, senza pensarci ha fornito il suo numero di telefono. Siccome il suo canale era cresciuto molto, diciamo quando lui ha dato il suo numero aveva 3 volte gli iscritti che ho io, insomma era sui 4500 iscritti. Appena ha dato il suo numero è stato invaso dalle chiamate, quindi passava il giorno a rispondere a chiamate, perché se ci pensate, io che il mio canale è giovane, ha solo 1500 iscritti,
ho già per 40 persone che mi hanno contattato via mail, con cui ho chiacchierato molto via mail con alcuni di questi, e di questi 10 mi hanno chiesto il numero. Se diciamo il numero dei contatti va di pari passo col numero di iscritti, se mettiamo che io non so, quadruplichi i miei iscritti, vorrà dire che ci sono non più 10 ma 40 persone che mi possono chiamare al telefono, e quindi se 10 persone che mi vogliono chiamare possono essere, che ne so, una telefonata al mese, diventano 4 telefonate al mese. Se gli iscritti si decuplicano, sono 10 telefonate al mese, e così via, no? Io non penso che arriverò mai a, non so, 15.000, 20.000, 30.000, 100.000 iscritti, però se ci dovesse arrivare, se per caso dovesse succedere, sarebbero forse un po' troppe telefonate da gestire, no? Questo qui, per esempio, questo primo ragazzo, dopo 3-4 settimane che aveva fornito il suo numero, si è scusato perché non riusciva a tenere dietro a tutte le telefonate, perché non riusciva più a vivere, no? C'era troppa, cioè doveva dare troppo retta a tutte queste persone che chiamavano, ma non riusciva più a vivere la sua vita, nel senso faceva fatica a fare video, come faccio io, no? E faceva fatica a fare il turista, no? A viaggiare e vedere le cose. Si è scusato e ha chiesto di non chiamare più. Un altro ha fatto la stessa cosa, ha fornito il suo numero privato, ha avuto la stessa, questo qui aveva, quando l'ha fatto aveva già tanti iscritti, aveva, mi sembra, 30.000 iscritti o 40.000 iscritti, una roba del genere. Anche lui è stato invaso dalle telefonate. Lui poi aveva tante persone che, diciamo, gli facevano scherzi, gli facevano cose, quindi ha cominciato ad avere anche brutte telefonate, chiamiamole così. Quindi nel giro di pochi giorni l'ha chiuso, non ha più risposto, ha cambiato numero e poi ha aperto questo secondo numero. Questo secondo numero che ha aperto apposta per il canale, infatti sto imitando il suo esempio, proprio perché non voleva ricevere così tante telefonate, perché sennò passa il tempo al telefono, ha deciso di tenerlo aperto un tot di ore al giorno, cioè tenere spento il telefono o comunque non rispondere al telefono se non in orari precisi, specificando nella descrizione dove metteva i suoi contatti anche gli orari di apertura, diciamo, no? Del numero telefonico, di disponibilità. Ed è probabilmente quello che voglio fare, perché è la cosa più logica, no? Quindi anche io, siccome sarò, per esempio, la mattina lavoro, quando sarò in giro, vorrei lavorare la mattina, il pomeriggio esplorare il posto dove sono, e la sera, diciamo, passare il tempo, no? Di solito io la sera dopo mangiato guardo qualche video YouTube dei canali a cui sono iscritto, e magari avere, non lo so, 3 ore al giorno di disponibilità di questo numero, un'ora di disponibilità la mattina, un'ora al pomeriggio, un'ora la sera, non troppo tardi, in modo che ognuno a comodo suo può, volendo, chiamare e mi trova disponibile per una chiacchierata, eccetera. Potrebbe essere un'idea. In questo modo, quindi con gli orari, per me sarà anche più facile non essere, diciamo, eventualmente disturbato durante un'attività. Per esempio, se devo fare dei video, ricevere quindi una telefonata durante la registrazione di un video vuol dire interrompere la registrazione, poi dover rivedere il pezzettino per capire dove ero arrivato, riprendere la registrazione, eccetera. Quindi, insomma, definendo degli orari e sapendo che quell'orario potrebbe arrivarmi qualche telefonata, io mi organizzo non facendo video in quel momento o non facendo altre attività in quel momento. Per me sarebbe molto più facile. In generale, per la sicurezza, diciamo, per la questione di sicurezza, non cambierebbe molto, avere un numero piuttosto che un altro non è, diciamo, non fa differenza, ma una piccola differenza la farebbe, perché sicuramente molti di voi, se hanno un numero privato, infastidisce un po' essere obbligati a cambiarlo, quindi dover contattare tutti quelli che avevano il vostro vecchio numero, dirgli che avete cambiato numero, eccetera. Mentre invece avere un numero
secondario dedicato al canale dà la possibilità di cambiarlo in qualsiasi momento, quindi se c'è qualcuno che mi dà fastidio, che mi fa scherzi o che cosa, posso tranquillamente cambiare numero, per dire, no? Capito? Quindi con un numero secondario non c'è questo, diciamo, attaccamento al numero privato, ecco, che si può avere, no? Quindi sarebbe anche più facile da quel punto di vista. Ecco quindi che alla fine il discorso è questo. Avrò quindi molto probabilmente un secondo numero più avanti, questo dipenderà anche dalle entrate che avrò, quindi perché adesso faccio fatica a pagare anche l'abbonamento che ho del mio numero privato come internet, quindi però se dovessi cominciare dovessero cominciare a funzionare le mie attività e quindi cominciare a fare qualche soldo e quindi potermi permettere una seconda SIM, avrò la possibilità di avere questo secondo numero, soprattutto perché dovrebbe farmi comodo, penso, mi farà comodo avere anche una seconda linea internet e sommare la disponibilità di linea internet. Quindi quando succederà ovviamente lo annuncerò pubblicamente, quindi farò un video dove dico ecco finalmente c'è un numero di telefono dedicato, no? E da quel momento in poi ovviamente in tutte le descrizioni troverete il numero di telefono. Anche se io non sono tanto da telefonate, non vado matto per il telefono come mezzo di comunicazione, però mi fa sempre piacere che qualcuno mi telefoni, quindi non è un problema ricevere telefonate, quindi mi farà piacere rendere disponibile il numero telefonico, quindi prima o poi succederà, non sarà a breve ovviamente perché prima devo partire, prima devo muovermi, devo cominciare a guadagnare qualcosa di più, poi l'interesse di avere una seconda linea è quando non potrò essere qua in ufficio, cioè la ex casa, e avere la possibilità di attaccarmi a una linea DSL, quella della mia sorella, e quindi dover avere a disposizione solo la linea mobile, e quindi lì in quel momento mi potrebbe interessare la seconda linea, quindi in effetti sarà tutto, diciamo, spostato a quando comincerò a muovermi, però prima o poi questo secondo numero arriverà. Direi che dovrei avervi detto tutto, spero di riuscire a tenere il ritmo, a fare i video un po' più frequentemente che adesso. Ho un video in preparazione che mi piacerebbe fare, sto preparando il testo perché è un video un po' impegnativo, penso che lo farò dopo di questo qua, non credo, poi andrò avanti con i conti mensili che sono un po' indietro come sempre, però ho un altro video da fare, penso che mi metterò a prepararlo, un po' di testo l'ho già preparato, devo finire un po', diciamo, perché di solito non me li preparo più di tanto i testi, me li metto giù così, degli spunti, no? Ma in questo caso con alcuni video poi capirete perché quando lo farò. Mi scrivo bene quello che devo dire per non confondermi o per non spostare cioè per fare che il discorso segua un ragionamento logico, ecco, quindi alcuni me li preparo mentre altri li lascio, diciamo, scorrere come vengono. Bene, direi, quindi vi ho detto tutto, adesso vedo se la persona che stavo aspettando magari è arrivata. E niente, ci vediamo al prossimo video, grazie a tutti per quello che fate per il canale, per le visualizzazioni, per i commenti e tutto, e un appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!